Eccoci qua ragazzi. Scusatemi, sono appena tornata dal fare la spesa e sto per andare a un concerto di Tessa, quindi proprio approfitto di questi 15 minuti che ho di intervallo per raccontarvi un po' di oggi. E pensandoci ho detto, di che cosa parliamo oggi? E mi sono detta, non vi ho ancora raccontato della spesa. La spesa è uno dei drammi esistenziali più grandi che ho dovuto affrontare da quando mi sono trasferita qua a Los Angeles, da quando vivo da sola. Io odio fare la spesa, è una cosa che non sopporto, però bisogna farla, sennò niente per colazione, niente per pranzo, niente per cena, e poi mi viene fame. Allora, io vado di solito da Ralph. Ralph è il supermercato che è davanti alla mia scuola, davanti a casa mia. Ci vado più per comodità che per altro, perché sono pigra ed è facile attraversare la strada. Però una cosa interessante che ho subito scoperto dai supermercati di Los Angeles è che è come se ci fossero dei supermercati per fasce economiche diverse. Quindi sono supermercati per persone che, diciamo, non si possono permettere alimenti costosi, mentre al contrario abbiamo altri posti come Trader Joe o Whole Foods che sono invece per la fascia più abbiente. Io personalmente non ci vado mai, però di solito sono dei supermercati che hanno la frutta migliore, la verdura migliore, hanno tutte le cose strane, anche europee, cioè che per noi sono normali, però qua per loro sono strane. E diciamo sono anche quelli un pochino più salutari, magari che hanno più opzioni vegetariane, vegane, cose un po' più strane, insomma. Io di solito vado da Ralph, che sarebbe uno dei supermercati nella fascia media, che è un buon compromesso alla fine tra qualità e prezzo. Si trovano delle cose buone, non magari l'ultima cosa più bella di tutte, più fresca di tutte, però insomma cose più che commestibili. La frutta e la verdura sono buone. Tra l'altro frutta e verdura costano forse anche un po' meno dell'Italia in certi casi qua. Per esempio gli avocadi, di cui io sono ossessionata, costano molto meno dell'Italia e è stata una gran bella scoperta quando me ne sono resa conto. Devo dire che anche carne e pesce sono abbastanza accessibili. Io non compro carne e pesce così spesso, anche perché comunque costano un po' e non ho mai troppo tempo per cucinarli, però diciamo che quando vado a farmi quella spesa bisettimanale dove devo proprio comprarmi di tutto e mi vizio un pochino, magari tipo mi prendo il tonno e il salmone, quelle cose buone, mi piace un sacco, e più di massimo $6 non ho mai speso. Che se ci pensiamo per ovviamente una porzione, però non è così tanto, insomma si può fare. Una sezione dei supermercati americani che mi piace da morire è la sezione colazione. Io non sono mai stata una grande fan della colazione in Italia, perché ero sempre di fretta e sono una ritardataria cronica, quindi non avevo mai tempo di fermarmi a farla. Di solito prendevo qualcosa al volo e uscivo di casa. Qua in realtà ho un pochino più tempo di fare colazione e devo dire che la colazione americana ne sa. Io, e su questo mi vergogno un pochino, però mi sono comprata dei pancake surgelati, tipo già fatti surgelati, e vi assicuro che sono strabuoni. Poi oddio, non saranno mai come quelli fatti in casa, non lo metto in dubbio, però quando hai 10 minuti al mattino diciamo che metti i pancake nel microonde ed è proprio gourmet subito. Un'altra cosa che mi piacciono tantissimo sono gli hash browns, che sono un misto tra delle patatine fritte e una frittella, una cosa un po' un'americanata, mettiamola così, però una di quelle americanate che mi piacciono. Ops. Una cosa che mi ha fatto invece davvero inorridire dei supermercati americani è la sezione insaccati. La sezione insaccati è tipo la cosa peggiore che possiate immaginare. Hanno insaccati di tutti i tipi e di tutti i colori, di tutti i generi, che secondo me la carne l'hanno proprio vista passare davanti, perché quella roba non è commestibile. Ma raga, fidatevi, ve lo dico, non è commestibile. Hanno delle cose come la mortadella con l'jalapeno, il prosciutto cotto e il formaggio nella stessa forma, cioè nello stesso insaccato. Immaginatevi una mortadella, solo che al posto del grasso c'erano dei pezzi di formaggio. Cioè mi è venuto male quando l'ho visto, eppure qua la gente lo mangia e anzi piace molto. È uno scherzo, è tutto un fottuto scherzo. Un'altra delle cose che mi ha fatto un po' inorridire, subito di fianco alla sezione insaccati e la sezione formaggi. Qua hanno tantissimi formaggi che formaggi non sono. Per esempio la mozzarella, una cosa che mi ha fatto ridere è stata la concezione che hanno della mozzarella. La mozzarella innanzitutto qua può essere grattugiata, io non so voi però non
sono mai riuscita a grattugiare la mozzarella. Fatemi sapere se voi vi siete trovati in altre situazioni, però qua la vendono quasi sempre grattugiata, oppure hanno string cheese. In pratica che cos'è? String significa davvero tipo laccio, corda, e sarebbe questa sorta di rotolo di formaggio, tipo tutto condensato, che devi mangiare a filetti, quindi tipo come se lo sbucciassi come una banana, e vendono tutti i tipi di formaggi sotto questa forma, inclusa la mozzarella. Ora raga, vi svelerò un segreto: io l'ho assaggiata e di mozzarella non sapeva, però era commestibile, non faceva schifo. Io ti odio! Abbiamo due altre specialità americane che sono degne di nota, che sono i corn dogs e il beef jerky. Che cosa sono? Allora, i corn dogs sono dei wurstel infilati in uno stecchino, immersi in questa pastella che sarebbe una sorta di composto simile a quello dei pancakes, che però è fatto con il mais. Vengono intinti questi hot dog all'interno di questa pastella e poi viene messo a friggere il tutto, per farvi capire. Io mi sono sempre rifiutata di assaggiarli e non li ho mangiati per mesi e mesi, finché un giorno Bella, ad una fiera, ha deciso di comprarne uno. Allora l'ho assaggiato e devo dire che quello che mi ha fatto assaggiare lei, che era tipo uno fatto in casa, era buono, era accettabile, non mi ha fatto schifo, anzi devo dire che era anche gustoso. Però raga, non mi comprerei mai quelli del supermercato, perché li vedo in queste confezioni, mi viene male solo a pensarci. Un'altra cosa di cui gli americani vanno pazzi, che è il beef jerky. Il beef jerky è una cosa che davvero qua si mangiano tutti, è una delle cose più tipiche americane che puoi pensare, e io non sono una grande fan, però in realtà questa cosa piace molto anche delle persone straniere, anche degli italiani, per quanto può sorprendere. Il beef jerky sarebbe carne disidratata, secondo me è pelle molte volte, però loro ti scrivono solo carne, poco specificato, disidratata, e messa tipo sotto sale, sotto condensa, ci fanno delle cose strane, la processano un po' e alla fine viene venduta in questi pacchetti che sono davvero simili a dei pacchetti di patatine, con all'interno questi pezzetti di carne che sono diventati ormai davvero sottili come delle patatine e sono durissimi e fanno anche un po' schifo. Io quelli li ho assaggiati e mi hanno fatto schifo e non so come sia possibile, però piacciono a tutti gli americani, quindi quello che vi devo dire è venite e provate voi. Quando io vado a fare la spesa di solito la faccio veramente per quei 3 o 4 giorni a venire, perché mi sono resa conto che alla fine per me conviene molto di più farla pezzo per pezzo che andare a farla tutta insieme per magari 2 settimane. Di solito la mia spesa consiste in un sacco di caffè, che è soprattutto cold brew. Starbucks fa questo tipo di caffè che è caffè freddo, molto forte, messo in queste sorte di boccettine di vetro, ed è in realtà comodissimo perché non fa troppo schifo. Oddio, non è buonissimo, è il caffè italiano caldo, non si batte secondo me, però insomma qua fa sempre caldo, quindi anche se mi bevo il caffè freddo non mi dispiace. E poi è facile perché al tappo me lo posso portare a scuola, me lo posso portare ovunque. Insieme ai cold brew mi compro anche un sacco di Red Bull, devo essere sincera, sono colpevole di questa cosa. So che le Red Bull fanno molto male, ne compro tipo 2 o 3, però sono diciamo l'ultima spiaggia quando a mezzanotte non ho finito di studiare, mi sto addormentando sul foglio e dico no, io devo farcela, e sono lì a studiare il mio IPA, a trascrivere i miei monologhi, a cercare di capire qualcosa di questa fonetica americana, e per cercare di svegliare la mente la mia amica Red Bull è sempre con me. Vi assicuro che questa cosa non è sponsorizzata dalla Red Bull, tra l'altro. Beh ragazzi, adesso si è fatta una certa e dovrei andare a vedere Tessa. Vi ho raccontato un po' di come funziona al supermercato, vi ho raccontato di quello che compro io. Si potrebbe estendere la lista all'infinito perché si sa che gli americani sorprendono sempre in cucina, quindi fatemi sapere voi quali sono le cose più strane che avete trovato nei supermercati all'estero e ci vediamo prestissimo. Ciao mamma!